Era il pomeriggio del 29 agosto 2010. Le lancette segnavano le 14:40 e di lì a poco la mia vita sarebbe cambiata per sempre. Il primo gemito arrivò all'improvviso squarciando il velo di malinconia che avvolgeva quella giornata. Poi, pochi minuti dopo, arrivò anche il secondo. E in un solo giorno mia moglie mi aveva reso papà per ben 2 volte. Questo è Stay, il podcast che racconta gli U2, canzone per canzone. Today, you're the best thing about me, and Lemon. Gli affetti più cari, la famiglia, sono da sempre un filo conduttore nei testi e nella musica degli U2. Li ritroviamo in tante canzoni, in tanti momenti della loro storia. Le avventure e disavventure amorose di Adam, per esempio, hanno spesso spinto il gruppo a stringersi attorno a lui, aiutandolo a lasciarsi alle spalle abitudini autodistruttive per tornare a lavorare sulla loro musica. Oppure il divorzio di Edge ha dato vita a uno degli album più iconici della storia del rock, Achtung Baby. E poi ci sono loro, Bono e Larry, con la loro stabilità affettiva che ha ispirato capolavori rimasti impressi nella memoria di tutti noi. Gli U2 non hanno mai avuto paura di raccontare l'amore, la perdita, la famiglia, e forse è proprio questo che li rende così autentici. You're the Best Thing About Me è una delle canzoni più intime degli U2, un ringraziamento sincero da parte di eterni adolescenti che giocano a fare le rockstar, verso chi nella loro vita rappresenta stabilità. Per Bono è un omaggio ad Ali, la donna che ha amata sempre, e ai loro 4 figli. La canzone, uscita nel 2017 nell'album Songs of Experience, nasce da un incubo. Bono sogna di abbandonare la sua famiglia. Il matrimonio con Ali aveva già superato i 35 anni, ma il senso di colpa per le assenze dovute al lavoro non lo hanno mai lasciato. Così nasce questo brano, una dedica a chi, nonostante tutto, è rimasto. Una confessione, un abbraccio in musica, un modo per dire: voi siete la cosa migliore di me. Voi siete la cosa migliore di me, la cosa migliore che può succedere a un ragazzo. Voi siete la cosa migliore di me, io sono il tipo di problema che vi diverte. Voi siete la cosa migliore di me, e le cose migliori sono facili da distruggere. Questa puntata arriva proprio oggi, 29 agosto, esattamente 15 anni dopo quel giorno che ha cambiato tutto. Un omaggio a 3 persone speciali, 3 vite che in un solo pomeriggio hanno trasformato la mia. 15 anni fa il cuore ha iniziato a battere in modo diverso e oggi, con questa voce, con queste parole, voglio solo dire grazie. Ma come avete già visto dal titolo, questa puntata non si ferma qui. Oggi, infatti, commento ben 2 canzoni, 2 brani, 2 storie, 2 emozioni diverse, ma unite da un filo che voglio raccontarvi. Lemon è una delle tracce più strane e affascinanti degli U2. Uscita nel 93, contenuta nell'album Zooropa, è una canzone che parla di affetti familiari, ma lo fa in modo del tutto inedito. Musicalmente è forse il brano più innovativo dell'album, sintetizzatori ovunque, atmosfere elettroniche e il falsetto di Bono che domina i cori, un suono lontano da tutto ciò che gli U2 avevano fatto fino a quel momento. Il video poi è un omaggio ai primi esperimenti cinematografici, immagini in movimento che sembrano venire da un'altra epoca, ma il cuore della canzone è un ricordo. Durante lo Zoo TV Tour, Bono incontra per caso un lontano parente che gli promette di avere qualcosa per lui. Qualche tempo dopo riceve una pellicola Super 8, un matrimonio, e tra gli invitati sua madre, Iris, vestita di giallo limone. Quel colore, quel momento, diventano il titolo e l'anima della canzone. Lemon
celebra l'ingegno umano, la memoria e la possibilità quasi magica di far rivivere chi non c'è più. Un brano che è insieme sperimentazione e nostalgia. Un viaggio nel tempo, nel cuore e nella luce. Lei vestiva color limone per colorare nella fredda notte grigia. Bono paragona la visione di quel video a un'apparizione. Come un fantasma, sua madre riemerge dal passato, giovane, sorridente, vestita di giallo limone. Quel momento lo riporta a casa Hewson, quando erano ancora tutti e quattro insieme. Ma la magia si scontra con la realtà. La canzone si chiude con una frase che è quasi un sussurro. She's imagination. Through the light projected, he can see himself up close. Un'immagine che resta impressa, un ricordo che diventa musica. Ora, forse vi starete chiedendo perché proprio queste due canzoni oggi. La risposta è in una frase che ho detto all'inizio, quando sentii piangere la mia prima bambina. Il primo gemito arrivò all'improvviso, squarciando il velo di malinconia che avvolgeva quella giornata. Perché quel 29 agosto, 15 anni fa, non è stato solo il giorno in cui sono diventato papà. Qualche ora prima, mentre ero a casa da solo, lontano dall'Italia, ricevetti una telefonata da mia sorella. Mi disse che nostra madre non c'era più. E così, nello stesso giorno, ho vissuto il dolore più grande e la gioia più immensa. Quando, poche ore dopo, mi sono ritrovato in ospedale con mia moglie e con quelle due creature appena nate, mi piace immaginare che lei fosse lì, accanto a noi quattro, con un vestito estivo color giallo limone, che ci sorrideva. E si allontanava con quel sorriso, che fortunatamente non riesco a cancellare dalla mia memoria. Ecco perché Lemon e You Are the Best Thing About Me sono qui, oggi, perché parlano di famiglia, di assenza, di amore e perché in fondo raccontano anche un po' di me. Ci sentiamo ad ottobre, con la seconda stagione di Stay.